Nell'arco di questo episodio andremo a affrontare assieme un argomento alquanto interessante. Infatti mi è stata posta una domanda nell'ultima escursione oppure accompagnamento che ho seguito al fiume con alcuni turisti per quanto riguarda il valore dell'oro che trovo nell'arco di questi episodi che vi mostro in questo canale. Quindi nel momento in cui foste interessati anche voi a capire quanto vale l'oro che trovate, questo è il video che fa per voi. E buongiorno cercatori! Io sono Matteo Berto e sono un prospettore per quanto riguarda le risorse preziose, quali siano oro piuttosto che minerali potenzialmente da tagliare a sfaccettatrice in laboratorio. Questi contenuti ve li porto all'interno di questo canale in maniera tale da approfondire questi argomenti e soprattutto per condividere con voi la mia passione, che concerne le risorse preziose e il loro ritrovamento in Italia. Eseguito quindi questo cappello introduttivo, partiamo subito con l'argomento di questo episodio: quanto vale l'oro che trovo e che vi mostro all'interno del mio canale YouTube. Vi parlo di oro, vi parlo di pepite, vi mostro le pagliuzze, vi mostro le tecniche, però sostanzialmente l'obiettivo all'interno di questi video in cui cerco e trovo e vi mostro come trovo l'oro è proprio che parliamo di oro. Ma cos'è l'oro? Cos'è quest'oro che trovo? Quando parliamo di oro, parliamo in generale di una lega. Quindi all'interno della cosiddetta pepita d'oro, delle pagliuzze d'oro che voi osservate all'interno dei miei episodi, di un colore dorato metallico, non vi è solo l'elemento chimico oro, vi è anche l'elemento chimico argento e vi è anche l'elemento chimico rame. La maggioranza in ogni caso è oro, per un buon 80-90%, tendenzialmente più puro verso valle in pianura padana e invece è meno puro per quanto riguarda le vie risalendo lungo le Alpi, però in tal caso possiamo trovare delle vere e proprie pepite, anche talvolta pesanti effettivamente. L'argento è l'elemento chimico che segue per ordine di abbondanza l'oro. Talvolta argento è una percentuale anche importante, che si aggira tra il 30 e il 40% della pagliuzza o pepita d'oro considerata. In tal caso si chiama addirittura electrum la lega. In ogni caso, in generale, l'oro che vi mostro di solito ha una percentuale di argento abbastanza bassa, si parla del 10, 15, 20%. A seguire l'oro, come vi ho detto, intorno al 75-80%, a volte anche il 90%, e quello che manca però da cui parlare è il rame. Il rame è uno degli ultimi elementi chimici all'interno di questa lega che fa parte e ha una percentuale diciamo ancora interessante. Si parla di 3 punti percentuali, 5% fino al 10%, dipende moltissimo. Tenete presente che il colore anche dell'oro che osservate è influenzato dagli elementi chimici presenti dentro la lega. Quindi man mano che abbiamo più argento tende a schiarirsi il colore da dorato verso il biancastro fino a effettivamente arrivare a essere invece un verdastro. In quel caso parliamo di electrum. Quando invece andiamo a parlare di rame, quindi le percentuali di rame all'interno della pepita aumenta, l'oro tende a diventare un colore rosato, rossastro. Infatti vi parlo di queste caratteristiche per quanto riguarda le pepite e pagliuzze d'oro per inquadrare l'argomento. Se effettivamente andassimo a parlare di quanto vale l'oro che vi mostro, bisogna parlare prima di tutto di che cosa si effettua la vendita. E in questo contesto specifico, e questo oggetto si tratta dell'oro. Quindi adesso che abbiamo capito che quello che io indico sotto forma di oro in realtà è una lega di cui la maggioranza è oro, c'è una buona parte argento e c'è una minima parte rame, poi sono anche altri elementi chimici ma ne parleremo in un altro video a parte, ecco che effettivamente abbiamo capito di cosa si tratta. Si tratta quindi di oggetti naturali che si trovano tendenzialmente lungo i fiumi, lungo le sponde, sia lungo le Alpi, sia lungo gli Appennini, sia lungo la pianura, piuttosto che nei fiumi principali che solcano i principali rilievi italiani, tali per cui però questi sono oggetti preziosi, intanto perché sono rari, sono difficili da ritrovare e tendenzialmente si collega alla rarità, è proprio complicato trovare quei luoghi in cui effettivamente sono presenti questi oggetti. Tipicamente l'oro ha la particolarità di concentrarsi in alcune località e non in altre. Questi si chiamano in gergo page trick, piuttosto che sostanzialmente arricchimenti o concentrazioni. Quindi capite che lungo un fiume che effettivamente voi non trovaste delle tracce d'oro non vuol dire che non ve ne siano, piuttosto che l'oro è concentrato solamente in alcune località e non in altre. Tenendo però presente che effettivamente alcuni fiumi in Italia, e anche buona parte posso dire, sono quasi completamente sterili, o piuttosto mostrano solo qualche puntino da aggiungere alla propria collezione, quindi tracce d'oro. Adesso andiamo proprio a parlare del valore dell'oro che vi mostro in questi episodi. Abbiamo un valore di riferimento che è 55 euro al grammo per quanto riguarda l'oro puro. Questo valore cambia giornalmente e è basato sulla domanda rispetto all'offerta sul mercato internazionale. Ecco che sostanzialmente il prezzo è stato deciso da domanda, cioè le persone che vogliono comprare l'oro, contro l'offerta, cioè le persone che mettono in disponibilità dell'oro sul mercato.
Si trova il compromesso, questo è il prezzo di riferimento. Questo vale anche per gli oggetti che vi mostro in questi video nelle mie avventure, però con una differenza importante. Infatti inizialmente vi ho detto che l'oro che trovo è una lega, non si tratta di oro al 100%, si tratta invece di oro al 90-80%. Inoltre vi ho anche delineato come le pagliuzze che trovo sono dei oggetti naturali, rari e difficili da trovare e non sempre presenti. In alcuni fiumi ce ne sono di più, in alcuni fiumi sono di meno, quindi effettivamente anche vi è un vero e proprio valore collezionistico. Quella pepita d'oro trovata in quella località una volta certificato il suo ritrovamento, quindi ha un valore aggiuntivo rispetto al medesimo peso di un bottone composto di oro, tenendo presente che entrambi contengono la stessa quantità d'oro. Quindi dire effettivamente che è una pepita d'oro che ho trovato in un fiume italiano, il quale è molto rara e potenzialmente ha un valore per i collezionisti, vale 55 euro a grammo per quanto riguarda il suo contenuto in oro, è effettivamente sbagliato, è riduttivo, capite? Infatti, parlando di questo argomento, è importante definire dove si compra, dove si acquista l'oro. Effettivamente uno subito ragiona all'online, in realtà ci sono anche proprio dei negozi fisici che vendono questo bene. Immaginate gli orafi, immaginate i banchi metalli, tutte queste attività che possiedono il metallo prezioso e che lo mettono in vendita ai privati, i quali magari vogliono acquistare questi lingotti d'oro piuttosto che bottoni d'oro su base della dimensione, come una sorta di investimento a lungo termine, pensando che magari nel tempo esso l'oro vale 55 euro al grammo e in futuro magari arriverà a 100, 200. Ovviamente questo non è assolutamente detto, perché è sempre dominato dalla domanda contro l'offerta sul mercato. E il momento in cui l'offerta effettivamente aumentasse a dismisura, quindi tanta gente vendesse il suo oro, effettivamente magari la domanda, invece la gente vuole acquistarlo, rimanesse uguale, capite che il prezzo sicuramente scenderebbe, al contrario invece salirebbe. Quindi capite come l'oro può essere anche indicato in questo contesto come un bene rifugio, ma l'oro come bene rifugio non è l'oro che io trovo e vi mostro all'interno dei video. Infatti è ancora richiesta un'ulteriore elaborazione. Nel momento in cui io trovassi per esempio 10 grammi d'oro, quindi alluvionale, pure al 90%, bisognerebbe fonderlo. Di conseguenza rimuovere l'impurità, l'argento e il rame, farne un piccolo lingotto, il quale questa fusione, che si può ad esempio effettuare ai banchi metalli piuttosto che anche in altri luoghi, ha un costo effettivamente. Inoltre è importante e fondamentale certificare che quel lingotto è puro al 99,99%. Questa certificazione di nuovo richiede le abilitazioni e effettivamente è un lavoro e ha di nuovo un costo. La fusione con la certificazione possiamo appurare un costo che è variabile, ma dai 100 piuttosto fino ai 300 euro. Capite quindi che vale più o meno 6 grammi di oro. In questo caso specifico capite che da 10 effettivamente ne rimane poco di guadagno. Ecco perché di solito non conviene andare a fondere l'oro che troviamo lungo i fiumi, intanto perché avete notato, avete capito come le quantità sono effettivamente ridotte, e inoltre però questo può essere un vantaggio. Nel momento in cui si trovasse un collezionista intento ad acquistare dell'oro, sia perché intanto è oro italiano e quindi effettivamente ha un valore magari aggiuntivo per quanto riguarda il ritrovamento, la rarità e anche la morfologia della pepita, piuttosto che capite che pepite molto grandi sono molto rare, quindi il loro valore non può essere considerato 55 euro al grammo, in quanto effettivamente dal punto di vista collezionistico è molto raro questo oggetto, cioè la pepita d'oro, rispetto invece a un lingotto che invece capite che sono molto diffusi. Quindi di nuovo abbiamo un'offerta di questi oggetti molto bassa, abbiamo una domanda dal punto di vista collezionistico e comunque una nicchia, però diciamo di solito più alta rispetto all'offerta, tale per cui l'oro che io trovo in questi video ha un valore che si aggira di più rispetto a 55 euro al grammo. Possiamo appurare sulla base dei fiumi piuttosto che le dimensioni anche un 100, un 150, un 200 euro al grammo. Questo sulla base effettivamente anche del collezionista piuttosto che il privato che acquistasse le collezioni piuttosto che la pepita singola è in grado di pagare, perché di nuovo si tratta di un compromesso. Tra 5 clienti che vogliono acquistare la medesima pepita, io ovviamente vado a venderla al miglior offerente potenzialmente. Questo per farvi un esempio. Quindi il prezzo sostanzialmente è definito dal mercato. In questo caso specifico però possiamo delineare un mercato collezionista. Quindi questa è la strada principale per far rendere di più l'oro che troviamo. Invece un'altra strada, soprattutto per quanto riguarda le pagliuzze e la moltitudine, è quello di farle fondere, farle certificare sotto forma di lingotto, in questo caso specifico, puro in questo caso al 99,99%, ed ecco che capite che in quel caso invece parliamo di 55 euro al grammo. Aggiungo inoltre un aspetto importante:
Io in questo video non ho trattato l'aspetto fiscale di tutto questo argomento, il quale è effettivamente presente, quindi capite che trasformare questa attività in sostanza in un lavoro è alquanto complicato, perché le quantità che trovate lungo i fiumi italiani raramente sono economiche. Una volta che toglieste i costi, toglieste le tasse e via dicendo, rimarrebbe sostanzialmente veramente poco guadagno. In ogni caso rimane un hobby interessante, sia per passare il tempo in natura, sia per provare le proprie tecniche ed effettivamente formare nell'arco del tempo una collezione, la quale vale di più che i pezzi singoli, ma di nuovo questo è relativo al mercato. Vi ricordo che nel momento in cui foste interessati di venire con me in escursione a cercare l'oro e di parlare di questi argomenti e molti altri, sono disponibile come guida ambientale e quindi mi raccomando che potete contattare tramite mail che trovate qua sotto in descrizione, tramite Instagram che potete scrivermi e stalkerarmi direttamente, piuttosto che effettivamente con qualsiasi metodo che riuscite a contattarmi. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima prospezione avventura. Ciao!